Benvenuti in Racconti Fotografici, io sono Michela e oggi vi porto con me nel mio viaggio in Normandia. Sono a Rouen, una delle città più importanti della Normandia e che ti assicuro ha un fascino incredibile. Non appena si arriva, la prima cosa che colpisce è la cattedrale altissima ed imponente, tant'è vero che Monet l'ha dipinta decine di volte nei suoi lavori. Ma Rouen non è solo la cattedrale e non è nemmeno solo il famoso monumento dell'orologio, che penso sia uno tra i più instagrammati della città. Infatti puoi passeggiare per il centro, perderti tra casette a graticcio, stradine strette e piazzette che sembrano letteralmente ferme nel tempo. E poi c'è la storia. Qui purtroppo è stata processata e giustiziata Giovanna d'Arco nella piazza del Vecchio Mercato. Non è proprio una storia leggera, ma sicuramente affascinante, e questo apporta turismo alla città. Rouen però è una città viva, moderna, con ristoranti tipici, mercatini, insomma si respira quell'atmosfera francese che ti fa venire voglia di sederti fuori con un caffè e semplicemente guardare la gente passare. Se decidi di fare una visita in Normandia, una delle cose di cui ti accorgerai subito, oltre alla bellissima campagna normanna, sono le mucche. Sono tantissime, ovunque. È come se ti accompagnassero lungo il viaggio, tranquille nei loro prati verdi, quasi a darti il benvenuto nel loro paese. Sono all'abbazia di Jumièges e qui si capisce subito perché la chiamano la più bella rovina di Francia. Le mura sono altissime, restano archi, navate che sembrano toccare il cielo. È tutto crollato da secoli ma trasmette una forza incredibile. C'è un silenzio magico che è rotto solo dal vento e dagli uccellini. Un posto unico, affascinante e scenografico, da inserire nel vostro itinerario se venite in Normandia. Piccola sosta a Féchamp, giusto il tempo di fare 2 passi sul molo. Qui il mare ha un'energia completamente diversa, il vento la fa da padrona. Sul molo ci sono i pescatori con le loro canne, le barche che escono dal porto e più in là un gruppo di ragazzi che si diverte a tuffarsi in acqua. Ci si rende davvero conto di quanto il mare faccia parte della vita qui. Non è una tappa lunga, ma pochi minuti bastano per respirare la libertà di questo posto. Ed eccomi finalmente a Étretat, uno dei luoghi più iconici della Normandia. Non appena si arriva si capisce subito perché questo posto ha ispirato pittori e scrittori di tutto il mondo. Le famose falaise bianche si alzano dritte davanti al mare, scolpite dal vento e dalle onde, come se fossero vere e proprie opere d'arte. Vi lascio alle immagini che sicuramente parlano meglio di me.
attraverso il bellissimo ponte di Honfleur per arrivare a Granville. Sono arrivata a Granville in serata, pronta per una gita in barca per il giorno successivo, ma il meteo ha deciso diversamente. Così, niente barca e mi sono dovuta accontentare della bassa marea, ma anche così lo spettacolo non è mancato. Oggi mi trovo a Omaha Beach, una spiaggia che all'apparenza sembra tranquilla, ma che porta impressa una delle pagine più dure della storia, a causa dello sbarco in Normandia. Poco distante il cimitero americano, con file infinite di croci bianche che tolgono il fiato. Un silenzio che parla più di 1000 parole. Immersa nella campagna della Normandia, l'abbazia di Ambaye sembra quasi nascosta tra colline e boschi. Non è un luogo affollato, anzi, tutt'altro. Camminare qui significa veramente godersi la visita. Sulla via del Sidro vi consiglio di fare tappa alle Bréville-Nage, un paesino davvero stupendo. E finalmente eccomi a Mont Saint-Michel. Vederlo spuntare in mezzo alla baia è davvero uno spettacolo unico. Ho avuto la fortuna di vederlo con la bassa marea ed è un po' come entrare in un luogo sospeso nel tempo. Ed eccomi a Ger-de-Roi, uno dei luoghi più belli di Francia, un'atmosfera davvero unica. È il posto ideale per chiudere questo racconto fotografico. Io però ti invito a mettere like se ti è piaciuto il video e iscriverti al canale. Ciao!